Ti è mai successo di ritrovarti a letto cercando di dormire e il tuo cervello semplicemente dice no, sai cosa facciamo adesso invece? Ripensiamo ad ogni singolo momento imbarazzante della tua vita e cerchiamo di capire perché tu sei un problema. Sicuramente io lo so, sono attualmente le 6 di mattina qui a Taiwan e mi sono svegliata e non riesco più a dormire per quei pensieri che... E per quanto io palesemente ancora ne soffra, ho imparato qualche piccolo trucchetto che cerco di mettere in pratica nel momento in cui soprattutto ho i periodi più stressanti di sempre. Come primissima cosa è importantissimo ovviamente riconoscere che si sta facendo dell'overthinking, perché magari molto spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto e pensiamo semplicemente che stiamo pensando e non ci rendiamo conto di essere in questa spirale di pensieri. La cosa che mi ha aiutato di più a riconoscere che mi trovavo in una spirale di overthinking è stato principalmente parlando con altre persone. Magari semplicemente chiacchierando, dicendo ah sì, quell'email non riesco a rispondere perché bla bla bla. Nel momento in cui parli, senza neanche ascoltare quello che ti dicono di risposta, hai il tempo di fermarti e dire ma sul serio mi sto stressando per un'email? Per tutte le persone introverse da fuori, ti sto guardando direttamente negli occhi, ti vedo. Che adesso stanno dicendo sì vabbè ma non ho nessuno con cui parlare, come faccio? Una cosa che mi ha aiutato molto nei miei periodi più soli è stata quella di avere un diario nel quale scrivevo tutto ciò che mi passava per la testa, con un flusso di pensieri, senza pensare alla forma, al senso logico, tutto quello che mi passava per la testa lo scrivevo. E molto spesso vedendo nero su bianco dicevo e poi ovviamente c'è anche la meditazione. Bel content, eh? Io lo so che è una cosa che vi dico sempre di fare, in tutti i video che faccio ogni volta parlo sempre della meditazione e poi sono anche la prima che non la fa perché dice che è una noia mortale e quindi vado a fare piuttosto camminate dove posso pensare a cose, ma la meditazione serve moltissimo per riuscire a entrare in uno stato in cui i tuoi pensieri vanno con molta più calma. Quindi anche se fai overthinking, almeno lo rallenti. Hai mai ascoltato musica senza scrollare sul telefono, su TikTok? Hai mai veramente assaporato il pane? Non giudicare nulla. Brother, Ok? È gratis. Mangio tutto quello che posso. Vuoi mettere il formaggino mio sul panino? Buona formaggino mio. Ok. Ah sì, questa mi è stata un sacco utile. Molto spesso ho semplicemente bisogno di lamentarmi, di andare per un certo periodo di tempo in panic mode e di stressarmi, ok? Ho bisogno di... sento il bisogno interiore di esprimere la mia ansia. Quindi, però, non possiamo stare tutto il giorno con l'ansia addosso, no? Una cosa che sto provando a fare nell'ultimo periodo e mi sta piacendo tantissimo è mi metto un timer. Dalle 5 alle 5 e un quarto, panic mode, poi si continua a pensare in maniera più o meno sensata. L'idea era poi metterci sopra l'insalata, ma secondo me non ci sta per il cazzo, quindi faccio questa cosa strana. Con qualche germoglio di soia e altre cose strane. Ok, carino. Vedi, prendevi in giro invece è carino. Ah, e un'altra cosa, è presente la decision fatigue, ovvero quella fatica che proviamo nel fare una scelta quando abbiamo tantissime opzioni davanti a noi. Ecco, questa è un'altra cosa che ti porta a fare dell'overthinking. Quindi se non è una cosa troppo importante, come magari che caffè bevo stamattina, e ti sta richiedendo più di un minuto fare la scelta, fai con il primo che ti è venuto in mente. Non è poi così importante. E questa idea di cambiare la tua mentalità non è semplicemente un consiglio da guru intellettuale, ma può risultare veramente salvavita, soprattutto se il tuo cervello fa talmente tanti ragionamenti da essere una drama queen come il mio. Anche soltanto cambiare il ragionamento da stupida che sono a ok, come possiamo fare in modo che non ricapiti più? Mi viene in mente quella volta che hai detto la frase sbagliata al momento sbagliato. L'overthinking lo vedo molto come un ospite ad una festa che non abbiamo invitato. E sembra davvero impossibile riuscire a smettere.
fidati che con un po' di sforzo e applicando quello che ti ho raccontato oggi potrai mostrargli la porta. Se uno dei motivi per cui fai overthinking è il fatto che magari ti senti solo, sei da solo, magari sei all'estero, ho fatto un video su come l'ho affrontato io quando sono andata a vivere 2 anni prima.